Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi andremo a fare un'operazione veramente semplice, ovvero il cambio del pneumatico di una mountain bike. È un'operazione per cui saranno richiesti soltanto 5 minuti di lavoro, un pneumatico nuovo e una coppia di estrattori come questi. Poi vi farò vedere in descrizione dove poter procurare tutti i componenti che utilizzeremo oggi. Prima di iniziare i lavori vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale, attivare la campanella e mettere mi piace a questo video. Se non lo doveste ancora aver fatto, vi consiglio di guardare il mio video precedente che troverete qui sopra, in cui ci occuperemo del cambio della pulizia del mozzo di una mountain bike, sempre, il mozzo della ruota anteriore. Allora ragazzi, ho già tolto la ruota dall'alloggiamento e ho già rimosso anche il disco del freno. Prima operazione da fare per evitare di andare a danneggiarlo. Adesso andremo a sgonfiare il pneumatico. A questo punto andiamo ad utilizzare degli estrattori per pneumatico. Andiamo ad infilarlo, ovviamente fate attenzione a non acchiappare la camera d'aria. Inseriamo il primo, che andremo a bloccare qui nel raggio. E poi passiamo al secondo, che ci servirà per sfilare la ruota il pneumatico dal cerchio. Ecco qua. Rimuoviamo quindi la camera d'aria. E infine il pneumatico. Una volta che l'avrete scollato dal cerchio, aiutatevi sempre con i leva pneumatici. Quindi fate leggermente leva fino a portare entrambe le sponde del pneumatico sullo stesso lato e rimuovete il pneumatico. Ecco. A questo punto è opportuno dare una pulita al cerchio che potrebbe essere sporco come in questo caso. Passiamo quindi a montare il nuovo pneumatico. Fate attenzione al senso di rotazione del pneumatico. Tutti i pneumatici sono dotati di una freccia che vi indicherà in quale verso va montato. Per l'inverno io utilizzo sempre queste Michelin Country Rock. Sono dei pneumatici meno dentati rispetto a quelli originali della mountain bike. Permettono però una maggiore rotolazione sull'asfalto. D'inverno io utilizzo un po' meno la bicicletta su terreni sconnessi, sempre più su asfalto. Quindi questo pneumatico si è rivelato la scelta giusta per le mie necessità di guida, perché si comporta benissimo su asfalto e anche su terra, su fango e sul bagnato, quindi in tutte le soluzioni. Ovviamente non è un pneumatico estremo, quindi non potrete andare su delle pietraie con questo pneumatico, o quantomeno potrete farlo ma senza avere la stabilità di un pneumatico da mountain bike. Però potete comunque fare lo stesso tipo di percorsi che facevate prima. Andiamo a rimontarlo. Andiamo ad agganciare prima la parte esterna, quindi ecco qui. Reinseriamo nuovamente la camera d'aria.
Per chiudere il pneumatico io uso sempre le dita. Non utilizzo nessun tipo di strumento, anche perché è sufficiente fare un po' di leva per adagiarla. Ecco qua. Qualora sul finale dovreste avere difficoltà, potete usare comunque queste palettine all'inverso. Quindi ecco qui. Il nostro pneumatico è stato cambiato. Come vedete è un'operazione veramente di pochi minuti. Ovviamente se non vi sentite tranquilli a fare questo tipo di lavori, rivolgetevi sempre ai centri specializzati. Bene ragazzi, il lavoro è finito. Come avete visto abbiamo montato un pneumatico completamente diverso da quelli classici per mountain bike. Abbiamo messo infatti una Michelin Country Rock. È un pneumatico diverso perché è un pneumatico che va bene su tutti i terreni. Ovviamente non è un pneumatico estremo, quindi non lo potrete usare per andare a lanciarvi giù da una scogliera. Però sicuramente per l'utilizzo che ne faccio io in inverno, ovvero molto più asfalto e molta meno terra, è perfetto. Adesso vi farò vedere subito una prova su strada di questo pneumatico. Bene ragazzi, mettiamo adesso la prova a questo pneumatico. Come vi dicevo prima, per l'inverno utilizzo sempre queste Michelin Country Rock, perché hanno una sezione più piccola, quindi abbiamo una sezione di 1,75 contro i 2,10 in media dei pneumatici classici per mountain bike. Questo perché d'inverno utilizzo la mountain bike sempre di più su asfalto e sempre meno sul terriccio, però senza voler rinunciare comunque a qualche passeggiata su sterrato. Come vedete adesso metteremo alla prova su cambi di direzione, pendenze diverse, terreni diversi, quindi avremo un terreno sabbioso, un terreno con terriccio, fango. Il fango purtroppo non l'ho trovato in questi giorni, però va bene lo stesso, tengono benissimo anche sul fango. Vanno benissimo anche messe sotto sforzo, come vedete cambi di pendenza, compressione della forcella, il pneumatico non perde mai aderenza, non perde mai un collo, quindi è perfetto su tutti i tipi di terreno. Questo perché, come dicevo prima, usando la mountain bike di più sull'asfalto ovviamente ho bisogno di un pneumatico che faccia meno attrito, quindi che abbia una migliore scorrevolezza su asfalto. E questo pneumatico è perfetto perché ha un disegno perfetto per l'asfalto, però ha una dentatura tale che vi permette comunque di rimanere sempre saldi sul terreno, anche quando il terreno ovviamente è sconnesso. Adesso vedrete uno sconnesso veramente importante per il pneumatico. Il pneumatico non perde un colpo anche in quel caso, si comporta veramente bene. Sono diversi anni che uso questo pneumatico e rimango sempre molto soddisfatto. Non c'è mai una situazione in cui il pneumatico sia stato mancante. Ovviamente, come ho detto prima, non andrete a lanciarvi da una scogliera con questo pneumatico, però comunque per tutti gli altri utilizzi normali, come quello che faccio io, è veramente perfetto. Se volete vedere il tipo di percorso che ho fatto, qui sopra troverete il link dell'altro video in cui ho girato in questo circuito che ho fatto, che vi faccio vedere qui adesso per questo piccolo test della mountain bike, di questo pneumatico. Come vedete questo pneumatico si comporta bene anche su un asfalto liscio come ad esempio questo granito, basamento di granito molto liscio, molto scivoloso. Il pneumatico si comporta sempre bene, quindi ve lo consiglio ampiamente. Bene ragazzi, siamo arrivati adesso proprio alla fine di questo video. Spero che il tutorial di oggi vi sia piaciuto e l'abbiate trovato utile. Vi invito come sempre a registrarvi al canale, attivare la campanella e mettere mi piace appunto a questo video. Rimanete collegati perché nel prossimo video vedremo finalmente la revisione del mozzo della ruota posteriore. Se non l'avete ancora fatto vedete anche il video precedente, che vi linko tutto qui sopra. Il video precedente in cui abbiamo fatto la revisione del mozzo della ruota anteriore. Seguiranno poi altri video con altre lavorazioni sulla mountain bike. Ci sarà ancora da fare, adesso finita la stagione, ci sarà da fare la pulizia del movimento centrale, un'altra parte molto importante che ovviamente vi permette di avere la bici sempre fluida, sempre reattiva. Lo vedremo nei prossimi video. Buon proseguimento!